La mattina del 7 maggio 1971, Palermo tributa le solenni onoranze alle salme del procuratore capo della Repubblica Pietro Scaglione e dell'agente di custodia Antonino Lorusso. Dopo il rito funebre, la salma del procuratore è stata sepolta al cimitero dei Cappuccini, accanto alla tomba di sua moglie. Seppure ad oggi non ci sia un colpevole, l'omicidio del procuratore Scaglione apre degli inquietanti scenari che vanno oltre Cosa Nostra. Che sia stata opera dei corleonesi non c'è la certezza in sentenza, ma tramite l'intercettazione in carcere tra Totò Riina e Alberto Lorusso, detenuti al carcere, che mentre passeggiano, Riina rivendica l'organizzazione dell'omicidio ad opera dei corleonesi. Sono cose che vanno oltre Cosa Nostra. Pochi mesi prima dell'omicidio del procuratore c'era stato il sequestro del figlio di Francesco Caruso, il figlio Antonino, liberato dopo 47 giorni di prigionia. Il giorno di Pasqua era 11 aprile 1971. Quello era il primo sequestro in Sicilia, con il fine di riscatto in denaro. Il padre non era uno qualunque, ma era un amico intimo del procuratore Scaglione. Antonio era anche figlioccio di Bernardo Mattarella, che il 24 febbraio, il giorno delle ceneri, venne a sapere della notizia del sequestro di Antonino, rapito su un'automobile in contrada Fontanagrande a Salemi. L'onorevole fu colto da un malore e dopo qualche ora morì di crepacuore. Quel sequestro era l'inizio di una serie di rapimenti in Sicilia, da parte dei corleonesi, che andavano contro le regole stesse di Cosa Nostra, che a quel tempo vietava assolutamente i sequestri. Anni dopo, nel 1984, il pentito Tommaso Buscetta dichiarerà al giudice Falcone che Scaglione era un magistrato che combatteva la mafia e che il suo omicidio era stato organizzato ed eseguito da Liggio e il suo vice Riina con l'approvazione di Pippo Calò, che governava il territorio in cui avvenne il delitto, e che lo scopo di tale delitto era quello di procurare danno a Tano Badalamenti, in quanto il procuratore stava riesaminando un processo sulle accuse di Serafina Battaglia, che avrebbe determinato l'assoluzione di Filippo e Vincenzo Rimi, parenti proprio di Don Tano. Nel frattempo, intanto, il 16 luglio del 71, Ninetta Bagarella entra in tribunale per il suo processo. Le carte dicono che è pericolosa per la sua attività in favore della cosca corleonese e che è necessario l'allontanamento di Bagarella Antonia da Corleone, con l'obbligo di soggiorno in un comune del nord Italia. Vogliono mandarla al confino. Un anno prima, la stessa richiesta era stata respinta dal procuratore Pietro Scaglione, ucciso poi proprio dai corleonesi, ma con nuove informative era stato riproposto il confino. Con un buon italiano, Ninetta si difende senza timore per quasi 2 ore, vincerà la causa e potrà tornare a Corleone come vigilata speciale. La strategia di Totò va avanti. I sequestri continuano a verificarsi e devono rimanere senza autore, per evitare scontri con gli altri capimafia. Infatti i sequestri, oltre a minare il prestigio dei nemici in Cosa Nostra, diventano anche un rapido arricchimento per i corleonesi, che sono pronti ad entrare negli affari dell'edilizia a Palermo, guidati dal compaesano Ciancimino. Il 9 giugno 1971, in via Trentacoste a Palermo, viene rapito Giuseppe Vassallo, figlio del noto costruttore Francesco Vassallo. Il figlio resterà in ostaggio per 5 mesi. Intanto 5 giorni dopo il rapimento, il 14 luglio, vengono arrestati a Milano mafiosi di rango, come Genco Russo, Frank Coppola, ma anche Badalamenti e Stefano Bontade. Così, causa anche la latitanza di Luciano Liggio, Riina è l'unico del triumvirato a rimanere libero. Totò ora è libero di agire, Liggio lontano e gli altri 2 in galera. La strada è spianata verso la vetta di Cosa Nostra. La sua strategia sta funzionando. Il seme sta prendendo, e ora Totò vuole tutta la pianta che può dargli quel seme. Comincia, oltre che con i sequestri, anche a mettere le famiglie mafiose una contro l'altra. Il 16 novembre del 71 intanto, viene rilasciato Giuseppe Vassallo. Dopo 5 mesi, il padre Francesco verrà poi ritenuto in odor di mafia, dunque i corleonesi avevano mirato gli interessi di qualche altro capomafia. Ad agosto del 1972, il giorno prima di Ferragosto, viene rapito Luciano Cassina, figlio del costruttore siciliano, conte Arturo Cassina, che aveva a Palermo il monopolio dell'illuminazione pubblica, la rete fognaria e la manutenzione della rete stradale. La zona del rapimento è di nuovo il territorio di Pippo Calò, che per la seconda volta dà la possibilità ai corleonesi di operare nel suo territorio, a conferma dello stretto rapporto che lo lega a Lucianeddu, ma soprattutto a Totò. Lo scopo del sequestro è minare ancora una volta il prestigio di Badalamenti e Bontade, dai quali il Cassina riceve protezione. È in corso la destabilizzazione delle famiglie da parte dell'astuto Totò.
3 giorni dopo il sequestro vengono effettuati 3 fermi. Leonardo Vitale, 31 anni agricoltore, Francesco Scrima, macellaio di 30 anni e Pippo Calò, commerciante di 41 anni. I 3 vengono rinchiusi in isolamento, ma si dichiarano estranei ai fatti. Vitale è il proprietario della Fulvia vista nel luogo del rapimento, via Ammiraglio Gravina. Calò e Scrima invece, secondo gli inquirenti, avrebbero avuto il compito di copertura del comando del sequestro. Negli interrogatori, i 3 finiscono per contraddirsi e vengono definitivamente arrestati. Pippo Calò avrebbe messo a disposizione una sua villa in costruzione, in zona Villa Grazia, poco distante dalla tenuta dei Cassina. Aiutato da Vitale, avrebbero studiato tutti i movimenti dei familiari, mentre Scrima avrebbe partecipato ai pedinamenti, tutti con la scusa di costruire la casa. 8 settembre 1972, Pippo Calò lascia il carcere del Lucciardone, in quanto è scaduto il termine di fermo della polizia, che avrebbe dovuto emettere un mandato di cattura per far restare Calò in carcere, ma il mandato casualmente non arriva e Pippo Calò lascia il carcere, mentre Vitale e Scrima restano detenuti ancora per alcuni mesi. Il 7 febbraio del 73, Cassina viene rilasciato dopo 6 mesi di prigionia e un pagamento del riscatto di oltre 1 miliardo di lire. Il 29 marzo del 73, alla questura di Palermo, nell'ufficio del capo della squadra mobile, Bruno Contrada, si presenta Leonardo Vitale, che si accusa di 2 omicidi, estorsioni, e accusa i responsabili del sequestro Cassina, facendo i nomi di Rina e Calò, e rivela per primo l'esistenza di una commissione mafiosa, con tanto di rito di iniziazione. Le parole del Vitale portano all'arresto di 40 persone nelle borgate di Altarello e Dannisinni, ma la metà sono latitanti e verranno rilasciati poco tempo dopo per insufficienza di prove. Vitale sarà rinchiuso a Lucciardone per le sue dichiarazioni, dove verrà sottoposto a perizie psichiatriche e verrà dichiarato semi-infermo di mente e rinchiuso nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto. A fine febbraio del 74, intanto scade la sorveglianza speciale per Ninetta, la fidanzata di Totò, quasi 2 anni di sorveglianza speciale, ma a Vicolo Scorsone, in casa Bagarella, Ninetta non c'era, era sparita anche lei come il fidanzato Totò, erano diventati latitanti. Ninetta e Totò avevano deciso di sposarsi, ma nel frattempo si sta costituendo anche la nuova commissione di Cosa Nostra, che sostituirà il provvisorio triumvirato. È arrivato per Totò il momento di fare qualcosa di più.